Rieccoci con un nuovo video. Quest'oggi appunto, come vedete, utilizzerò appunto questo nuovissimo mazzo che è appunto quello dei Cavalieri Templari. È un mazzo veramente molto bello, ragazze, perché ha sicuramente un taglio fortemente maschile, soprattutto diciamo per quanto riguarda appunto gli arcani principali, sia maggiori che minori, e ha veramente delle raffigurazioni molto belle, a mio avviso anche molto veritiere e molto struggenti, proprio perché in realtà appunto riprendono la vita dei Cavalieri Templari nelle loro più leggendarie battaglie. Noi sappiamo che i Cavalieri Templari erano detti cavalieri senza macchia, ma in realtà sono comunque portatori di una verità molto più profonda, sicuramente, e anche più complessa, fatta appunto di misteri, di segreti e di campi di battaglia. Ovviamente noi sappiamo che il ruolo predominante dei Cavalieri Templari fu proprio durante le crociate, che in qualche modo permise a questo ordine di emergere non solo per le proprie capacità militari, ma anche per gli atti di eroismo, di coraggio, di temerarietà di cui si contraddistinsero. Le regole appunto dei Cavalieri Templari hanno le proprie radici nell'elogio della cavalleria di Bernardo da Chiaravalle, che permise per primo ai monaci di impugnare le armi e combattere contro chi? Contro gli infedeli. Quindi una delle caratteristiche, anzi direi la caratteristica primaria dei Cavalieri Templari, è che dovevano essere appunto poveri, come i monaci, proprio perché erano dei monaci, e puri, con la purezza appunto d'animo dei monaci, con uno spirito saggio, uno spirito giusto. Questo proprio spiega tra l'altro uno dei loro simboli, ad esempio appunto il cavallo con in groppa due cavalieri. Che cosa significa questo cavallo? Ha due significati principali. Il primo è appunto il significato di povertà, perché non tutti i cavalieri potevano permettersi un cavallo, e soprattutto anche il fatto che comunque erano dei monaci, ma erano dei veri e propri guerrieri, quindi pronti alla battaglia, per quella che per loro chiaramente era appunto la causa primaria, ossia appunto riuscire a sconfiggere gli infedeli. Chiaramente però furono anche accusati di eresia. I Cavalieri Templari vengono anche ricordati proprio perché in realtà non erano sempre stati in qualche modo visti senza macchia. E tra l'altro in questi arcani appunto ritornano molti simboli che erano simboli dei Cavalieri Templari, che avevano fatto loro e che sono passati alla storia per essere appunto simboli templari, e che invece in realtà appartengono anche agli gnostici. Per esempio, poi lo vedremo appunto man mano che estrarrò le carte, nella carta della papessa, appunto, che solleva il velo che cela l'inconscio dietro alle colonne del Tempio di Salomone, ed è l'archetipo della Vergine Madre, che proprio secondo gli gnostici si pone allo stesso livello del figlio. Questo è un concetto assolutamente caro alla gnosi. Altri furono i simboli degli gnostici, ripresi, vi ripeto, dai sigilli templari e presenti in questo mazzo. Ad esempio abbiamo il carro, dove abbiamo appunto Abraxas, che era il guardiano della scala della purificazione gnostica. Oppure abbiamo appunto nella carta del sole una delle visioni di Hildegarda da Bingen. Oppure nella carta del diavolo viene rappresentato appunto Bafometto, che per tradizione ha una testa di capra che ricorda un giglio
e il giglio è uno dei simboli, anzi direi probabilmente anche il più famoso dei Templari. Quindi obiettivamente diciamo che il rapporto tra i Templari e l'ambiente che avevano appunto frequentato non fu sempre privo di ambiguità. Quali furono appunto gli ambienti, le corti frequentate maggiormente dai Templari? In particolar modo ovviamente due: la società musulmana e la corte scozzese. Società musulmana che viene tra l'altro ripresa nelle carte di corte dei bastoni. Quindi donna, paggio, cavaliere e re. E la stessa cosa avviene anche per le carte di corte dei denari, che riprendono invece appunto la corte scozzese. Noi sappiamo che appunto i cavalieri templari fecero affari, proprio perché abbiamo detto che erano dei monaci e quindi non solo guerrieri, ma avevano anche una grande cultura, una grande intelligenza, e che quindi si trovarono a doversi confrontare e a tessere anche delle reti di rapporti, diciamo, internazionali, un po' come accade tutt'oggi, per cercare delle soluzioni da un punto di vista, ad esempio, economico e commerciale, proprio tra il loro ordine e appunto la corte musulmana o le corti più potenti dell'epoca. Per quanto riguarda la corte scozzese, noi sappiamo in particolar modo che i Templari spesso si rifugiarono in Scozia, soprattutto a fine delle crociate, e divennero veramente molto influenti in Scozia, anche appunto alla fine delle crociate stesse. Quindi questo mazzo, e in questo mazzo voi ritroverete molti personaggi e assolutamente molti simboli di quella che è la storia dei Cavalieri Templari, nei suoi aspetti più puliti, ma anche in quelli chiaramente più ambigui. Allora, chiaramente mi sentivo, diciamo, piacevolmente in dovere di fare questa introduzione a questo meraviglioso mazzo, perché chiaramente è un mazzo storico, ragazzi, è un mazzo molto importante, vi ripeto, con dei disegni, un'iconografia e a livello cromatico veramente delle ambientazioni assolutamente suggestive e, vi ripeto, storicamente vere, reali. A me capita molto spesso, leggendo questi tarocchi, di in qualche modo immergermi, sentirmi veramente immersa in queste meravigliose atmosfere. Però adesso iniziamo appunto ad occuparci della stesa di oggi. Ossia, ci siamo visti, c'è stato un primo incontro, sembra sia andato molto bene e quindi vorrei sapere se anche lui ha avuto la stessa, diciamo, lo stesso rimando positivo per quanto riguarda il nostro incontro, come si è trovato con me, cosa pensa di me, quali ostacoli vede nel rapporto con me e soprattutto cosa posso fare in qualche modo per incentivare eventuali altri incontri e soprattutto se ci saranno altri incontri. Quindi dopo questo primo incontro vogliamo sapere se questa persona vi chiederà nuovamente di uscire, se ci saranno altri incontri o comunque altri contatti. Allora, iniziamo a mescolare quindi gli arcani. Sapete che io utilizzerò il mio solito metodo degli 8 arcani, il metodo che uso prevalentemente proprio per cercare di analizzare al meglio i punti salienti della situazione. Quindi cerchiamo anche di capire cosa prova questa persona per voi dopo questo primo incontro, un incontro dove può esserci anche stato un contatto fisico, quindi una sessualità importante fra di voi. Quindi cerchiamo di capire questa persona che cosa ha intenzione di fare e che cosa obiettivamente farà, a prescindere che questa persona sia o meno
impegnata. Tanto sapete che poi comunque io, spiegando arcano per arcano, vi dirò tutte le casistiche, quindi sicuramente per il principio di sincronicità chiunque si sintonizzerà su questo video ritroverà una piccola verità. Ok. Ok. Oh, mamma mia, mi stava scappando tutto il mazzo. Allora, adesso chiaramente, ragazze, come sempre ve le sistemo, di modo che le possiate vedere il meglio possibile. Allora, quindi aspettate che mi metto dall'altra parte. Allora, ok, quindi partiamo dalla prima posizione, che appunto è questa, che rappresenta il presente della situazione, ossia questa persona che cosa vede nel vostro rapporto nel momento presente. Allora, vediamo un po'. Allora, qui partiamo con un 3 di coppe. Allora, questa persona sicuramente è molto felice, molto contenta di avervi incontrato, di avervi visto. Guardate, questa è una situazione di giubilo, quindi è una situazione che vede comunque questa persona assolutamente appagata. Parliamo di un 3 di coppe, quindi una persona appagata da un punto di vista sessuale, da un punto di vista sentimentale, da un punto di vista mentale. Ci sono stati dei dialoghi appunto molto positivi, questa persona è rimasta veramente soddisfatta e contenta dell'incontro che comunque avete vissuto e che avete avuto. È una persona che ha tutta l'intenzione di scrivervi, di sentirvi e di vedervi ancora. Quindi partiamo già da un dato di fatto che è fondamentale. È come se voi aveste in qualche modo ricaricato questa persona. È una carta di grado 3, quindi da un momento di staticità, da un momento quasi di immobilismo, è come se l'avervi visto abbia permesso ad entrambi di fare quel passo in più che vi ha fatto sentire veramente più uniti, più vicini, parte appunto di uno stesso vivere, di uno stesso cuore, di uno stesso desiderio. C'è stato un momento di grande feeling tra di voi, come se probabilmente vi conosceste da tempo. Quindi confermo la domanda da cui è partita la stesa, cioè il rapporto si è legato ancora di più, perché vi ripeto è un 3 di coppe, c'è un elemento in più. L'incontro è stato quell'elemento in più, quell'aggiunta
che vi ha permesso di sentirvi ancora meglio, di conoscervi ancora meglio, di desiderarvi ancora di più e di sentirvi parte l'uno dell'altro. Un bellissimo rapporto, quello che c'è fra di voi. Vi siete molto desiderati, vi siete molto voluti e vi siete molto cercati. Vi ripeto, qui parliamo di un 3 di coppe, quindi potrebbe essere una situazione a triangolo. Questo ovviamente, vi ripeto, non per tutti. Nel caso in cui appunto sia una persona impegnata, questa persona, vi ripeto, vuole continuare comunque a prescindere a vedervi, a sentirvi, ad avere di nuovo dei rapporti con voi. Nel caso non abbiate avuto dei rapporti, diciamo, concreti o comunque completi, questa persona li vuole e li vorrà. Nel caso in cui appunto sia stato un incontro tra due persone assolutamente libere, questa persona comunque ha voglia di, ripeto, vedervi e sentirvi, perché con voi veramente si è sentito bene, si è sentito felice. La caratteristica del 3 di coppe, guardate, è proprio il festeggiamento. Quindi è come se in qualche modo lui si sentisse appagato dell'essere stato con voi. Quindi vi ripeto, non c'è nessun motivo per poterne dubitare. Io capisco chiaramente che magari ci siano state delle incertezze, magari delle piccole insicurezze da parte magari vostra. Ricordo che anch'io tanti anni fa, quando veramente ero una ragazzina ed ero riuscita ad uscire con il ragazzo che per me era il più bello del mondo, subito dopo l'incontro, mamma mia, ero stata in qualche modo subissata, la mia mente lo era stata da una serie di insicurezze. Oddio, ma gli sarò piaciuta? Oddio, ma il vestito era veramente adeguato alla situazione? Chiaramente ci si fanno un sacco di domande quando dall'altra parte qualcuno ci piace veramente così tanto. Quindi capisco comunque nel caso in cui voi siate in questa stesa per cercare di capire, ma gli sono piaciuta? Assolutamente sì, ragazze, con questo 3 di coppe in pieno. Allora, vediamo cosa vede di bello nella vostra storia. Il carro, ma sì. Allora, il carro rappresenta, come appunto in questo caso, una vittoria, ragazzi. Ve lo dicevo con il 3 di coppe, questa persona si sente veramente molto bene da quando in realtà vi ha visto. È come se si sentisse appunto quasi rinvigorito, cioè gli avete ridato, vi ripeto, vigore, gli avete fatto praticamente da batteria. Questa persona si sente felice, si sente pronta per potervi appunto rincontrare. Tra l'altro il carro rappresenta appunto il desiderio di spostarsi, quindi di vedervi. Io credo che questa persona vi voglia veramente rivedere e vi voglia veramente incontrare di nuovo. Probabilmente non abitate vicini o in qualche modo si deve spostare appunto per potervi vedere, e quindi il carro in questo caso appunto ci cade a pennello. Quindi questa persona deve affrontare appunto uno spostamento che necessiterà appunto per poter venire da voi, ma questa persona assolutamente lo vuole fare. Tra l'altro guardate che in questo caso è stato estratto proprio l'arcano maggiore del carro, che è appunto Abraxas, di cui ho parlato nell'introduzione appunto ai Cavalieri Templari, che è appunto il guardiano preposto alla scala della purificazione gnostica, quindi una figura simbolica. È lui appunto che guida questo carro. I cavalli rappresentano i 4 elementi, quindi ovviamente guardate l'aria, il fuoco, l'acqua e la terra, che in questo caso vengono pacificati, questi 4 elementi, queste 4 energie diverse le une dalle altre, proprio grazie alla forza dell'intelletto, e di conseguenza appunto non ci saranno ostacoli. Questa persona sa che voi siete molto diversi, quindi per esempio anche a livello astrologico potreste essere uno un segno d'acqua e l'altro un segno di terra, oppure uno un segno d'aria e l'altro un segno di fuoco.
oppure potreste avere degli ascendenti appunto fortemente in opposizione, o per un tema natale piuttosto in opposizione l'uno con l'altro. Ma nonostante questo, questa persona impazzisce per voi, perché il carro rappresenta appunto quelle situazioni pepate che vanno a stuzzicare il corpo ma anche l'anima. Quindi questa persona è attratta da voi, vi vede una persona molto bella, comunque esteticamente piacente, che lo eccita particolarmente, e anche le vostre appunto differenze caratteriali in qualche modo non fanno in questo caso da ostacolo, bensì vengono viste come una sorta di collante fra di voi. Questo è veramente un arcano maggiore molto importante, soprattutto nei Knight Templar Tarot, proprio perché rappresenta appunto la figura di Abraxas. Quindi potete veramente, ragazzi, stare assolutamente tranquille, perché in questo caso il vostro cammino, quindi il percorso che viene comunque compiuto e sarà compiuto, assolutamente purificato e protetto proprio da un legame molto importante che in qualche modo c'è fra di voi. Vediamo a questo punto cosa ha questa persona nel cuore. La forza, un'altra carta che rappresenta, mamma mia, la forza sessuale. Allora, ragazze, nel caso in cui appunto voi abbiate, diciamo, consumato, questa persona lo vorrà rifare sicuramente. Nel caso in cui appunto non l'abbiate fatto, questa persona stava esplodendo, lo posso garantire. Anche se magari può aver finto assolutamente equilibrio, ma ne aveva veramente particolarmente voglia, perché il carro e la forza, tra l'altro, come potete ben vedere, un arcano maggiore, uno appunto in seguito all'altro, a livello appunto numerico. Qui abbiamo il settimo e qui l'ottavo arcano. Voi sapete che in alcuni mazzi la carta della forza viene appunto invertita, con appunto l'arcano della giustizia che diventa l'11° e la forza diventa l'8°. Quindi diciamo che obiettivamente anche in questo caso abbiamo una forza che ci rappresenta una potenza sessuale, un desiderio, ma vi ripeto, ragazze, anche non soltanto un desiderio fisico, ma anche tanto un sentimento che qui sta iniziando veramente a prendere corpo. Abbiamo due arcani maggiori che chiaramente voi sapete hanno un peso nettamente superiore rispetto agli arcani minori. Gli arcani maggiori riguardano l'interiorità dell'individuo, la spiritualità, i pensieri più profondi, i cambiamenti interiori che si hanno grazie alla situazione nella vostra storia. Gli arcani minori rappresentano delle situazioni contingenti, più quotidiane, ok? Quindi chiaramente in queste due posizioni abbiamo due arcani maggiori, quindi vi posso garantire che questa persona è fortemente attratta da voi, ma l'avervi visto, avervi anche appunto conosciute meglio attraverso anche il dialogo, perché penso che non abbiate appunto avuto un incontro di solo mutismo, io credo che appunto questo vi abbia legato ancora di più. Questa persona è profondamente legata a voi, è una persona che comunque, vi ripeto, ha ancora voglia di vedervi. La forza rappresenta proprio la volontà di superare gli ostacoli e il carro rappresenta proprio il superamento di questi ostacoli. Quindi questa persona ha veramente molto molto desiderio di potervi vedere, di potervi incontrare e di poter stare di nuovo con voi. Quindi la forza in qualche modo della fede che lui ha anche nel vostro rapporto riuscirà a superare gli ostacoli. In questo caso, guardate, abbiamo un templare che abbraccia un leone e lo fa in maniera coraggiosa, proprio perché ha talmente fede che pensa nulla in qualche modo potrà mai farmi del male. Quindi vi posso garantire che questa persona veramente ha molta fiducia nel futuro assieme a voi. Vi ripeto, anche nel caso in cui sia comunque un rapporto tra persone impegnate, ok? Quindi è una persona che veramente si fida anche molto di voi, della vostra lealtà, della fedeltà che voi provate nei suoi confronti, È una persona che ama molto comunicare con voi, che ama raccontarvi molte cose, appunto, anche della sua vita, della sua esistenza, i suoi progetti. Se non l'ha fatto, lo farà.
perché veramente vuole rendervi in qualche modo partecipe. Vediamo però a questo punto gli ostacoli. Il 10 di Pentacoli. Allora, o questa è una persona impegnata e di conseguenza è una persona che quindi ha come ostacolo la sua famiglia, la compagna ufficiale, la moglie e magari anche i figli, oppure un ostacolo è la famiglia di origine. I 10 di Pentacoli rappresentano l'ambiente casa, l'ambiente famiglia. Guardate, appunto, qui abbiamo questo cane che rappresenta appunto l'ambiente domestico per eccellenza. Questa persona, nel caso in cui sia impegnata, vede veramente nella sua famiglia e nella sua condizione un grosso pericolo, un grosso dispiacere nel fatto appunto di doversi allontanare dalla sua famiglia. Questo vale anche nel caso in cui sia una famiglia di origine, quindi mamma, papà, piuttosto che appunto fratelli, perché questa persona teme appunto di far soffrire qualcuno nel caso in cui appunto prenda una decisione. È chiaro che nel caso in cui sia una persona impegnata è comprensibile il fatto che questa persona abbia ovviamente dei timori nel lasciare la propria famiglia, quindi la propria compagna, la propria eventualmente moglie oppure i propri figli. Nel caso in cui sia però una famiglia di origine, è chiaro che evidentemente questa persona ha dei genitori molto ingombranti, che evidentemente tendono in qualche modo a voler, diciamo, controllare un po' troppo la vita del figlio. Evidentemente potrebbero anche essere genitori indigenti, quindi che hanno delle difficoltà economiche, e quindi per esempio non vedrebbero di buon occhio un suo allontanarsi nel caso in cui lui voglia venire a vivere da voi, per esempio. Oppure è una persona che potrebbe avere appunto dei genitori che hanno dei grossi problemi di salute, quindi genitori che in qualche modo sono ancora da accudire. Quindi ci sono comunque degli ostacoli che non, sottolineo ragazze 100.000 volte, non riguardano voi. Voi siete perfette, siete il carro e siete la forza, siete il 3 di coppe. Sono degli ostacoli che invece appunto rappresentano situazioni esterne a voi, quindi familiari e tutto ciò che ruota attorno alla famiglia. Ok? Quindi vi ripeto, denaro, perché parliamo di pentacoli, oppure appunto parliamo di un sussidio, di un aiuto che, essendo un figlio, deve obbligatoriamente, in qualche modo, anche semplicemente a livello morale, dare alla propria famiglia. Allora, vediamo un po' l'ambiente però a questo punto che lo circonda. Il re di spade è, allora, questo potrebbe essere o un padre, però effettivamente, mamma mia, decisamente severo, perché il re generalmente ha un'età che si aggira dai 45, ma io direi anche 50 anni in su, ok? Quindi è una persona adulta, è una persona estremamente severa, potrebbe essere anche una persona separata o divorziata, quindi potrebbe essere un padre separato dalla madre di questo ragazzo e che comunque abbia creato, con il suo carattere che è decisamente pessimo, o comunque in qualche modo con l'allontanamento dalla madre, una situazione familiare appunto difficoltosa. Ecco perché lui si sente in dovere di doversene prendere cura. Oppure nel caso in cui appunto questa persona abbia invece una relazione ufficiale e quindi il vostro sia un rapporto segreto, questo re di spade potrebbe essere appunto il suocero, quindi un fratello per esempio della moglie o della compagna, che lo tiene sott'occhio però, perché il re di spade è una persona che tende, come tutti i personaggi di spade, a spiare e a controllare.
quindi è una persona veramente sempre un po' a rischio. Ecco perché ci viene spiegata appunto poi la presenza del 10 di Pentacoli. Guardate l'intelligenza logica di una stesa. Qui abbiamo due carte che rappresentano un ostacolo uno sotto l'altro, questi due arcani, la famiglia ed un elemento in particolare di questa famiglia. Ci viene spiegato a questo punto qual è l'elemento effettivamente della famiglia che può creare più problemi, ed è un re di spade che ne crea assolutamente, perché è un personaggio di spade. Oppure potrebbe essere un legale, nel caso in cui sia una persona impegnata, che però è in procinto di separarsi dalla compagna. Questa persona in qualche modo potrebbe essere appunto un avvocato, un divorzista che si sta occupando della causa, ma che evidentemente gli sta dando comunque dei consigli che lo vincolano ancora all'ambiente familiare. Però effettivamente qui c'è qualcuno che potrebbe remare contro il vostro rapporto. Nel caso in cui quelle impegnate siate voi, il re di spade ovviamente è il vostro compagno, perché è il rivale per eccellenza. Allora, vediamo a questo punto qual è il legame, il filo rosso che vi lega a questo ragazzo, a quest'uomo. Il 10 di bastoni. Allora, siete pronti entrambi a una grandissima fatica, al sacrificio, al martirio. Allora, non avete in qualche modo paura delle tempistiche lunghe che ci possono essere, degli ostacoli che ci possono essere nel portare avanti questa relazione, nel caso in cui ad esempio sia una relazione a distanza, ve lo dicevo appunto anche con la carta del carro. Sapete che in questa situazione dovete lavorarci tanto, perché il 10 di bastoni rappresenta degli obiettivi che verranno raggiunti, ma dopo tanto tempo e dopo tanta fatica. E sapete che in realtà potreste l'uno per l'altra rappresentare la chiusura di un ciclo, perché è una carta di grado 10 con la riapertura di un nuovo ciclo. Quindi questa persona, nel caso in cui sia impegnata, veramente può pensare a voi come ad una donna del proprio futuro, da sostituire alla compagna ufficiale. Nel caso in cui sia una persona libera, questa persona vi vede veramente come una persona con la quale mettere su assolutamente famiglia, assolutamente. Guardate un po' in contrapposizione con, tada, il 10 di Pentacoli. Io ve lo dico sempre ragazzi, nelle stese è fondamentale la posizione degli arcani. Di conseguenza guardate un po' magicamente, abbiamo i due 10 che sono uno opposto all'altro, il primo in ostacolo, l'altro in situazione positiva. Quindi da una parte ci sono situazioni familiari che in qualche modo preoccupano questa persona, e dall'altra invece abbiamo comunque la voglia di andare avanti, di lavorare per lavorare sulla vostra storia, per potersi rendere completamente indipendente, chiudere un capitolo della sua vita ed aprirne un altro completamente nuovo. Qui abbiamo il consiglio, che è la parte più importante secondo me delle stese. Allora, il cavaliere di spade, in questo caso ovviamente può rappresentare o un'energia, ok? Quindi un'energia importante, perché il cavaliere di spade quali caratteristiche ha? Il coraggio, l'essere assolutamente indomito, temerario, il parlare chiaro, perché le spade rappresentano sempre la comunicazione. Quindi cercate di andare, guardate come sta facendo questo templare, dritto, veloce verso il suo obiettivo. In qualche modo vi viene consigliato anche di essere forse un po', non dico furbette, ma quasi, di tenere d'occhio la situazione, ve lo dicevo prima anche con il re di spade. Quindi osservate bene come si muove questa persona, ascoltate bene le sue parole, date molta importanza all'aspetto mentale del vostro rapporto
La caratteristica del Cavaliere di Spade è proprio la comunicazione veloce e diretta, quindi agevolate in qualche modo le comunicazioni con questa persona. Se vi chiede di vedervi, cercate l'incontro, se vi chiede di sentirvi, comunque prestategli ascolto, eventualmente chiaramente accettate delle telefonate, un messaggiarvi per potervi anche confrontare su quelle che possono essere appunto le difficoltà del momento. Quindi cercate veramente di rimanere fissi verso il vostro obiettivo, mettendo un po' da parte quell'atteggiamento di buonismo che evidentemente nella vita non paga, perché il Cavaliere di Spade è, vi ripeto, abbastanza furbetto. Non dico che è un individuo egoista, ma in qualche modo è una persona che cerca di prendere il meglio dalle situazioni. Quindi è questo quello che vi viene consigliato. È una persona che agisce tra virgolette di rapina, no? Cioè nel senso è una persona che in qualche modo cerca di ottenere il massimo da tutte le situazioni. Quindi quando lo vedete cercate di godere di questi momenti, approfittate in qualche modo anche dei piccoli incontri, di incontri che magari appunto possono, diciamo, avvenire nei ritagli di tempo di entrambi. Va bene, comunque accettateli perché contribuiscono comunque a creare legame. Però, come vi dicevo all'inizio, questo Cavaliere di Spade può avere anche una seconda interpretazione. Può rappresentare non solo un'energia, ma un individuo vero e proprio, in carne e ossa, che è rivale a lui. Quindi, in qualche modo, vi potrebbero anche consigliare, nel caso in cui voi abbiate un'altra persona, o nel caso voi la incontriate, perché questa è una situazione del presente / futuro, quindi nel caso in cui voi incontriate anche un'altra persona, gli arcani vi consigliano comunque di tenere sotto controllo ed occhio anche un'altra persona, quindi di non eliminare completamente eventualmente un altro ipotetico spasimante. Questo può sembrare chiaramente un consiglio, diciamo, di tipo fortemente egoistico, in realtà non lo è. Nel momento in cui questa è una persona, ad esempio, impegnata, nel caso in cui lo fosse, è chiaro che voi non potete, diciamo, aspettare, parcheggiate lì le tempistiche di questa persona e dei suoi appunto affari familiari. Ok? Perché questo 10 di pentacoli in ostacolo comunque può anche rappresentare delle tempistiche un po' lunghe di risoluzione del problema. Qui abbiamo il 10 di bastoni, che rappresenta, come vi dicevo, un ottenere un risultato ma dopo tanto tempo. Quindi questo consiglio in realtà è: badate a voi stesse. Quindi nel caso in cui voi abbiate comunque anche un altro eventuale, diciamo, corteggiatore, cercate comunque di in qualche modo conoscere anche quest'altra persona. Vediamo a questo punto però il risultato appunto della stesa, quindi il futuro tra voi e questa persona. Mamma che bello, il 2 di coppe. Allora ragazze mie, ma sì che lo vedete, dai. Allora, siamo partiti da questo meraviglioso 3 di coppe e da questo carro e da questa forza. Caspita, se la rivedrete di nuovo questa persona, assolutamente. Allora, meravigliosa carta, meravigliosa stesa, mi piace tantissimo. Tra l'altro, allora ragazze mie, il 2 di coppe, scusate ma ho il contapassi che mi sta bloccando la circolazione, lo tengo sempre troppo stretto, vabbè. Allora, il 2 di coppe, tra l'altro, in questo caso e soprattutto in questa stesa, rappresenta un incontro fisico, un incontro pratico, fattuale, quindi molto probabilmente voi incontrerete ancora questa persona, quindi avrete modo ancora di vedere questa persona,
avrete modo di incontrarvi, avrete modo evidentemente di avere anche una sessualità importante con questa persona, la risentirete, quindi riceverete ancora qualche messaggio da parte di questa persona, una telefonata, ma soprattutto appunto un invito. Il 2 di coppe è una delle carte più belle in questo mazzo perché rappresenta l'unione tra un uomo e una donna che non soltanto sono attratti l'uno con l'altro, ma che anche si amano. Questa persona, ragazze mie, prova un sentimento importante per voi, non è soltanto sessualità, ve lo dicevo anche all'inizio con il carro e appunto con la carta, in questo caso della forza. Questa è una persona che prova per voi un grandissimo sentimento, è una persona che si sente veramente molto attratta da voi, è una persona che si sente molto legata a voi, ma è un legame di spirito, non soltanto di corpo. Quindi questa è una persona che rivedrete, è una persona che vi richiamerà, è una persona che vi ricercherà, è una persona che vi dimostrerà tutto quello che in qualche modo prova per voi, tutto ciò che di bello voi gli state facendo provare da quando vi siete visti, da quando vi siete incontrati, da quando vi siete conosciuti. Questa persona, ve lo dicevo con questo 3 di coppe, è molto felice. Dopo che voi lo avete incontrato, questa persona si sente ricaricata, ve lo conferma, è una persona veramente molto presa da voi, è una persona che vi desidera tantissimo, una persona anche che vi sogna, che ha una progettualità importante, ve lo dicevo appunto con voi, ed è una persona che non ha nessunissima intenzione di mollarvi, di lasciarvi lì, ma è una persona che ha tutte le intenzioni invece appunto di rivedervi e di incontrarvi di nuovo. Quindi vi ripeto, non c'è assolutamente nulla di cui avere paura, questo ve lo posso garantire, è una veramente stesa molto molto bella. Tra l'altro il 2 di coppe, e so che voi sarete felicissime, rappresenta anche un incontro, comunque un messaggio che ci sarà a brevissimo, perché le coppe generalmente rappresentano appunto dei tempi molto veloci, quindi rappresentano appunto dei giorni, al massimo qualche settimana. Comunque voi avrete ancora la possibilità di vedere e di sentire questa persona. Quindi assolutamente sì, ci saranno altri incontri, saranno veramente molto belli e molto positivi. Il vostro rapporto diventerà veramente sempre più importante e molto probabilmente inizierete a parlare evidentemente di stare insieme. Quindi nel caso in cui questa persona sia libera, come lo siate anche voi, potreste iniziare a parlare appunto di un rapporto di coppia fra di voi. Quindi per esempio anche provare una forma di convivenza. Nel caso in cui sia una storia tra due persone impegnate, sia impegnato lui o impegnata voi o entrambi, inizierete a parlare in qualche modo di ufficialità. Ok? Quindi non è solo un'attrazione, qui si veramente avrà un bellissimo rapporto di tipo passionale e duraturo, destinato sicuramente a coronarsi in un qualcosa di importante. Quindi sarete veramente molto felici al fianco di questa persona, ma vi posso garantire che avete anche trovato una sorta di anima gemella, perché il 2 di coppe rappresenta proprio un'anima gemella, quindi una grande affinità ci sarà veramente fra di voi. Inoltre, vi ripeto, verranno superati tutti gli ostacoli, tutte le tensioni e ci sarà veramente grande anche galanteria, parliamo di coppe, quindi romanticismo, ci sarà veramente un incontro molto romantico, delle uscite anche mondane ma composte anche di tête-à-tête interessanti e ci sarà anche un pizzico di possessività e di gelosia da parte di entrambi. Ci sarà veramente tantissima seduzione. Inoltre il 2 di coppe può rappresentare anche ambienti, per esempio ristoranti, bar, locali o sale da ballo, quindi potrebbe anche invitarvi appunto in uno di questi posti o potreste incontrarvi in uno di questi posti, quindi godrete veramente appieno della vostra meritata felicità. Ecco, è chiaro che a questo punto il Cavaliere di Spade è un consiglio, a mio avviso,
quanto più importante, proprio perché nel caso in cui rappresenti appunto un'energia, come vi dicevo, cercate assolutamente di godere della presenza di questa persona, di continuare dritti, veloci verso il vostro obiettivo, di avere questa persona al vostro fianco, perché arriverete appunto ad avere questa persona. Nel caso in cui rappresenti appunto un rivale, evidentemente per poter arrivare al 2 di coppe, quindi alla scelta finale di stare con questa persona, è perché chiaramente dovrete eliminare qualcun altro che evidentemente o avete attorno ad oggi o che incontrerete, che in qualche modo magari vi farà un po', diciamo, deviare dalla giusta via, ma che vi permetterà poi di fare la scelta adeguata al vostro cuore, perché qui parliamo di 2 di coppe. Vi ripeto, tempistiche molto veloci, parliamo di giorni, al massimo qualche settimana, e questa persona la risentirete e la vedrete con un incontro veramente molto bello e molto galante, quindi aspettatevi di nuovo qualche messaggio o qualche telefonata assolutamente in arrivo. Ragazzi, una stesa bellissima, io ve lo auguro con tutto il cuore. Ragazze, divertitevi, mi raccomando, prendete il meglio della vita, forza sempre.